è arrivato il momento di lasciare il Kosovo e a essere sincero mi dispiace parecchio. Questo paese è stato una sorpresa dietro l'altra, dai paesaggi agli assaggi ci siamo riempiti gli occhi e la pancia, ma sono state le persone a far guadagnare a questo paese un posto speciale nel nostro cuore. Ci hanno persino fatto apprezzare l'Italia da chilometri di distanza, ma soprattutto ci hanno mostrato il vero significato della parola resilienza. Abbiamo imparato molto in questi giorni, qui nello stato più giovane d'Europa. Ora però ci aspetta un confine e un paese che è già una vecchia conoscenza. Stavolta però l'itinerario sarà molto diverso e ci metterà alla prova più del previsto. Un momento di panico adesso. Buongiorno ragazzi, dalla strada che collega il Kosovo da questa parte al Montenegro dall'altra parte. Adesso faremo un passo di montagna, intanto ecco siamo proprio vicino alla strada qua, abbiamo dormito stanotte proprio a 2 passi dal confine, faremo diversi tornanti adesso per passare dall'altro lato. Ragazzi, il Kosovo ci ha stupito tantissimo, trovate tutti i video sul canale, vi consigliamo di dare un'occhiata. Noi adesso chiudiamo tutto, abbiamo già fatto colazione, siamo pronti, la macchina si sta scaldando per fare queste salite qua e adesso si parte. Confine montano oggi perché da 700 metri arriviamo a 1700 per poi riscendere in Montenegro. Ci stiamo avvicinando adesso, ci sono tutte le nuvole attorno alle montagne, giornata un po' nuvolosa oggi, fa anche bel freddo devo dire e non siamo ancora saliti, quindi mi immagino lassù che freddo fa. Riscaldamento acceso, piena estate. Sono i pali, quelli per segnare la quantità di neve che c'è sulla strada, quindi mi sa che è meglio farla d'estate questa strada piuttosto che in inverno perché ci sarà tutta la neve. Ci siamo, ecco il cartello dogana. Siamo alla dogana, uscita dal Kosovo, hanno voluto vedere la macchina dentro, quindi ho dovuto aprire sia dietro che il portellone laterale. Quando hanno visto dentro ho detto, ah, turisti, sì, quante volte siete venuti in Kosovo, quanto siete stati, dove siete andati? E stati niente. Molto carini però, devo dire, carini. tutti quanti, sì. Adesso facciamo un pezzo nella terra di nessuno, perché ci sono un bel po' di tornanti ancora, il confine del Kosovo è molto in alto, mentre per uscire dall'Albania non c'era l'uscita, c'era solo l'entrata in Kosovo, qui c'è sia l'uscita del Kosovo che l'entrata in Montenegro, quindi facciamo qualche chilometro. Sto tenendo la telecamera così perché... Puoi tirarla su ormai, adesso sì, siamo abbiamo passato il confine, ecco. Ovviamente alle dogane non si può mai filmare nulla. «5 gradi ragazzi, 5 gradi qua sopra. Adesso sono 4. Tanto i gradi scendono, i metri salgono, stiamo continuando a salire, c'è tutta questa pioggerellina, tutte le nuvole bassissime e sono più di 10 km tra un confine e l'altro, quindi 10 km di terra di nessuno. Infatti avevamo visto sull'applicazione Park4Night che la gente dorme qui in mezzo, quindi si fa l'uscita da un confine, dorme qua e il giorno dopo va dall'altra parte. Ci avevamo pensato anche noi, ma per il freddo insomma siamo rimasti un po' più giù. Alla che la Val Brembana! Arrivati al confine del Montenegro ci sono poche macchine in attesa. Siamo passati! È fatta ragazzi, siamo entrati in Montenegro, è stato piuttosto veloce, non ci hanno controllato niente. C'era un agente della Guardia di Finanza qui, italiano, qui ci siamo messi a chiacchierare un po' sul tempo, sul fatto che oggi è strano che faccia così freddo, la neve, ha detto che d'inverno qua arriva a neve altissima, si arriva a meno 25. È passato un corteo di matrimonio. Di matrimonio che fa la frontiera, vabbè comunque. E quindi tutto a posto, siamo entrati in Montenegro. Montenegro ragazzi che nella nostra storia ha segnato un capitolo importantissimo, perché in Montenegro, a Budva per l'esattezza, si è rotto il motore del Biagino e quindi noi siamo stati qua. Gran bei ricordi. Stavolta però faremo un giro diverso, non passiamo da Budva, comunque 3 gradi in questo momento. Mi piace Very good. Il Giuliacci che c'è in Paolo continua a venire fuori, vedi?
dice ogni grado me lo deve dire. Vediamo se adesso dovremmo scendere, quindi risalgono. Prossima clip sarà abbiamo 5 gradi. Adesso dobbiamo arrivare alla prima, è il primo posto, è il primo paesino, prenderci un caffettino. Io spero che non ci siano 3 gradi, perché se no non ci fermiamo. Il caffè, solo con i pantaloncini. Il caffè e il freddo, effetti collaterali li conosciamo, insomma, sempre così, sempre di queste cose finiamo a parlare. Va bene. C'è un effetto stranissimo perché siamo ancora molto in alto, per cui si vedono le nuvole che salgono dal basso, si vede tutta questa foschia. Primo paesino, primo barettino, ormai è la regola, ci siamo fermati, io mi sono preso un tè caldo alla menta perché fa molto freddo, infatti siamo con le felpe tutti e due, maglioncini sotto, pantaloncino, ginocchio che viene fuori. Paolo invece si è preso un caffè turco, eccolo qua che lo sto per far scendere. Io sbaglio sempre, tutte le tecniche col caffè turco la sbaglio sempre, comunque ho dovuto mettere io lo zucchero, poi ho rubato questo ad Angela per farlo sciogliere, poi girare, cosa che non si dovrebbe fare in teoria, però comunque è tornato il caffè turco, perché in Kosovo era quasi sparito, introvabile. C'era solo l'espresso. Albania invece c'era il caffè turco, qua è tornato, però qua dipende anche di zona in zona, perché quando eravamo stati noi a Budva era molto diverso, non c'era il caffè turco, era uno stampo un po' diverso, diciamo. Sì. Credo che dipende anche da che tipo di etnia vive nella zona, è tutto un po' così, Balcani è così, anche il Montenegro si conferma in questo modo. Prezzi per ora molto simili al Kosovo, quindi il caffè turco costa 80 centesimi, il chai 80 centesimi, l'espresso e il macchiato invece €1. Anche qui come in Kosovo si utilizza l'euro, nonostante neanche il Montenegro faccia parte dell'Unione Europea, quindi c'è questa caratteristica proprio di questi due paesi che hanno come moneta l'euro ma non sono all'interno della comunità europea. E poi ragazzi siamo passati solo con la carta d'identità. Siamo fortunatissimi ragazzi, in quanto italiani abbiamo questa possibilità che con un passaporto vai praticamente dappertutto nel mondo e anche con la carta d'identità vai dappertutto in Europa, anche fuori dall'Unione Europea. Quindi sì, in questo momento tra l'altro siamo senza passaporto perché è rimasto a Verdello. Esatto. Quando è arrivato, insomma, l'abbiamo fatto quest'anno a maggio e l'abbiamo lasciato a Verdello perché comunque in questi paesi si può viaggiare senza. Questo era un altro dei punti che erano da verificare prima di decidere di prendere il traghetto per l'Albania. Non abbiamo mai parlato di questa cosa, però avendo la carta d'identità abbiamo scoperto appunto che tu passi tutti i confini tranquillamente, soprattutto con la carta d'identità nuova, che anche quella abbiamo fatto a maggio. Esatto, quando siamo tornati per rifare tutti i documenti. Prima avevamo quella in carta terribile, che era mezza rotta, strappata. Esatto, invece l'abbiamo rifatta. E poi una cosa, cioè che diamo sempre tanto valore noi ai confini, perché ci accorgiamo della fortuna che abbiamo, anche perché parlando ad esempio con i signori con cui abbiamo parlato in Kosovo che sono scappati dalla guerra, ci hanno raccontato che per loro attraversare i confini in quel periodo era difficilissimo, c'erano un sacco di corruzione, le forze dell'ordine alle frontiere erano belle toste, diciamo, quindi è stato molto difficile, hanno dovuto fare dei giri assurdi, metterci 3-4 giorni per arrivare in Italia. Era stato diamo per scontato, viaggio, sì. Secondo me, che possiamo passare, possiamo fare quello che vogliamo tranquillamente, esatto. Ma sono pur sempre dei confini e in momenti difficili quei confini diventano un bel casino, sì, una bella barriera. Quindi mi ricollego a quello che abbiamo detto in un video precedente, non diamo per scontato la libertà e la pace perché sono due cose fondamentali. Siamo solo di passaggio in questo paesino che si chiama Rojaie, il centro è proprio dietro. Hello! River. Infatti stiamo per passare sul fiume. C'è questo ponticello e di fronte la moschea principale. Accorti che ci sono un bel po' di controlli della polizia su questa strada, siamo già al terzo e abbiamo fatto, non so, 15 km. Ci abbagliano molto dall'altro lato. Sì, ci si segnala a vicenda perché ce ne sono davvero tantissimi, ne abbiamo beccati 2 dall'altro lato, 1 dal nostro lato, adesso infatti vedete come vanno tutti ligi ai 40 all'ora di questa strada, tutti lentissimi. Questa è una novità, devo dire. Stiamo proseguendo adesso verso nord, è iniziata questa parte della strada con il
perché è tutta così piena di buche. È tutto un lavoro in corso, mi sa che stanno facendo delle belle strade nuove, efficienti, ma al momento purtroppo non è così. Devo dire che c'è una gestione molto singolare dei lavori in corso qua, tutto a caso, insomma. C'era un signore che sventolava la paletta, un po' a noi, un po' agli altri. No, secondo me scacciava le mosche. Può essere, il movimento era quello in effetti. La paletta quella verde o rossa, no? Per far passare o bloccare la gente. La sventolava così. Io spero che non sia tutta così, ragazzi. Speriamo. Qua c'è un bel pezzo, con le buche e l'acqua. Il fango, tutto, perché comunque questi giorni è anche piovuto. Guarda come ballano le palle, da questo capiamo tutto. Non solo quelle, sono tutto sono 5, forse anche 7. Che stai dicendo? Dopo più di 20 km di sterrato, finalmente abbiamo cambiato strada. Abbiamo preso un'altra deviazione e arriveremo, diciamo, a nord da una strada parallela. Qua almeno però è asfaltato. Sì, perché in realtà la strada principale che sale, che passa tutta in mezzo a un canyon, Perfetto. Non è perfetta quella strada perché l'hanno chiusa ormai da qualche mese, quindi in pratica questa è una deviazione che allarga un pochino, però questa almeno è aperta e per ora è asfaltata e non ci sono cartelli di lavori, quindi speriamo che sia così, perché sono circa 70 km da fare adesso. Eravamo convinti che non si potesse passare di qua perché è un vero e proprio cantiere. Stanno ancora costruendo questa strada, però il ragazzo ha detto di proseguire da questo lato per arrivare dove vogliamo arrivare noi. È un ponte che collega la strada adesso qua in fondo, però qua è tutto fermo, c'è la gente che scende dalla macchina addirittura. Che strana sta storia. Vediamo se riusciamo a passare. Arrivano un po' di macchine da questo lato. Il ragazzo però è stato chiaro, cioè ha detto go straight, go straight. Allora basta. Proviamo. Ok ragazzi, momento di panico adesso. Perché questa non ho ben capito dove vada, il signore mi ha guardato e ha detto piano, piano, piano. Andiamo pianissimo direi, cerchiamo di capire. Allora su Google tra poco compare una strada che non si capisce come sia collegata però a questa qui. Boh. Vabbè, dritto. Aiuto, sì, non c'è... Piano piano. Lui ci ha detto go straight, il ragazzo. Ok, è in costruzione, la stanno costruendo ancora tutta questa strada, vediamo dove sbuchiamo, aiuto. Allora ufficialmente ha vinto il premio in Montenegro, così subito le strade direi peggiori dei Balcani. Le strade peggiori dei Balcani, sì, per ora l'ha vinto. Qua proprio così. Fa tutto. Ok, passo di qua, sì, boh. Non c'è un segnale, non c'è una roba. Direi di sì, perché se dobbiamo andare là sopra è tosta. Che perché se dobbiamo tornare indietro, ragazzi, sono 50 km? Un po' troppi. Qua, guarda, c'è un cartello qua, destra. Ok. C'è uno stop però. Stop, destra. Destra. Destra dove? Là dentro? Mi sa. Ma no, ti prego, aspetta. Vediamo se chiediamo magari ai signori A qua. chi? Non c'è nessuno. È vuota la macchina? È vuota. Ok. Oh. Vediamo cosa dice la mappa. Non abbiamo seguito il cartello, ma abbiamo preso dove diceva di non salire, però abbiamo incontrato un signore che ci ha detto che era di qua. Ah, delle macchine, aspetta. Parcheggiate però. Aiuto. Oh. Che ansia, aiuto. Ma qua sembra normale. Qua è meglio, sì. Ma forse si ricollega. Forse riusciamo a prendere una strada vera. Hai fatto una salita adesso, non si è vista. Quante emozioni questo inizio di viaggio in Montenegro. Alleluia! Ancora asfalto! È tornato l'asfalto, ragazzi. Ma secondo me questa non è una strada ufficialmente aperta. Il problema è che la parallela è chiusa a un certo punto perché c'è stata una frana, da quello che abbiamo capito da Google, e quindi c'era questa, però questa poi è in queste situazioni qua. Non c'erano alternative, no, insomma, così. Siamo sopravvissuti, ce l'abbiamo fatta. Qualcuno ce l'aveva detto che era un po' così in Sì, avevamo incontrato un ragazzo in moto quando eravamo dove? In Albania eravamo? Sì, in Albania. Montenegro ci ha detto Montenegro, ragazzi, è tosta. Ce ne siamo accorti. In realtà ci sono cose molto belle e sceniche da vedere da adesso in poi. Quindi oggi abbiamo fatto la giornata quella dura dal punto di vista delle strade, un po' così.
domani speriamo sia la strada invece panoramica, più carina. Allora, l'unica consolazione è che siamo in montagna, fa fresco, abbiamo la polenta stasera da mangiare. Dai, allora, dai. Abbiamo preso 2 verdure Abbiamo visto già prima. la nebbia, poi è venuto il freddo La e adesso mangiamo montagna, su anche la i pini, polenta. Ehi, potate, dai. Ma la facciamo non si subito dovrebbe adesso. dire pota, io te lo dico. Porco, No, neanche quello. Sembriamo qua tipo pozione Esatto, magica. la polenta istantanea. Guardala. Non facciamo i grumi, non facciamo i grumi. Angela, gira bene che non sta girando la vera bergamasca. No, sto girando bene, così Dai, non si fanno i grumi. Dai, gira da bergamasca. Non è questo il giro giusto, Fermati, Angela. fermati. Mi sono un attimo prima Vai, vai. Aggiungi. Stemperare addirittura. Aggiungi. Faccio l'esperta che non so fa niente. Anzi, guarda che l'unica esperta sono io, Esatto, Io faccio quella vera. esatto, non Quella che questa. devi girare 3, 4, 5 ore. Questa non è da bergamaschi doc, diciamo. Va bene, Io non la sento la aspettiamo un differenza. attimo. Sicuramente. Vediamo, questa è cuocere solo 3 minuti proprio. Che freddo che ha fatto stanotte, ragazzi, mamma mia. Brr. Non ho ancora avuto il coraggio di alzarmi, uscire dalla coperta. Paolo si sta già facendo la barba qua fuori. Io sono qua sotto, ancora un po' al calduccio. Ecco Paolo che sta ripulendo tutta la condensa di stanotte, che devo dire è stata tantissima perché ha fatto molto molto freddo. È fuori quella. Esce il fumo dalla bocca, Fai? Che goduria il riscaldamento acceso stamattina. Che viziati. Stiamo passando ora, ragazzi, su uno dei ponti più famosi di tutti i Balcani, cioè il ponte sul fiume Tara. Il fiume è qui sotto, questo è il salto che c'è. Adesso cerchiamo un parcheggio e ci facciamo magari un pezzettino a piedi perché è super panoramico anche da questo lato, si vede tutto quanto. Allora, da qua magari non rende tantissimo l'idea, ma appena l'abbiamo visto da lontano ci siamo resi conto di quanto fosse alto e anche bello lungo. Siamo all'interno del Durmitor National Park e di fronte abbiamo proprio il canyon del fiume Tara che passa qua sotto. Abbiamo visto adesso 2 ragazzi passare sulla zip line che unisce anche lei le 2 estremità di questo canyon, esattamente come fa questo ponte, che comunque, ragazzi, veramente è altissimo. 365 metri di lunghezza. Questo ponte è stato costruito nel 1937, cioè dal 37 al 40, proprio in periodo di seconda guerra mondiale, e infatti una parte di questo ponte è stata distrutta per evitare l'avanzamento dell'Italia fascista. Siamo arrivati fino alla parte centrale, ragazzi. Quando passano i camion o anche le macchine belle pesanti si sente proprio il movimento. Comunque questo, ragazzi, è stato per un periodo il ponte più lungo d'Europa per il passaggio dei veicoli. E adesso noi, ragazzi, poi proseguiremo. Staremo solo un giorno in Montenegro perché il nostro è proprio un passaggio veloce da questa parte, da questo paese, e poi già domani si cambia paese. Comunque ne parliamo dopo, anche perché oggi dobbiamo vedere la strada più bella del Montenegro. Cioè non un giorno, 2 giorni, ieri e oggi, e domani via. Il principale centro nel Durmitor National Park è la cittadina di Jabljak, spero di averlo detto giusto perché c'è questa G, che era come Giarco, il meccanico del viaggino, che è difficilissima da pronunciare. Questo è il principale centro turistico, qui ci sono gli hotel, ci sono i ristoranti, insomma tutto quello che serve per far accomodare il turismo che viene fino qui. E la tendenza negli ultimi anni è stata quella di costruire casette come quelle qui sotto, alcune le stanno ancora costruendo, vedete, quindi tipo baita, piccole strutture che non vanno troppo a rovinare l'ambiente circostante, perché da qua c'è la vista proprio su tutte le montagne principali che sono là dietro, non si vedono in questo momento. C'è l'hotel abbandonato. Esatto, perché questi erano gli hotel invece che costruivano qualche anno fa, che però sono stati completamente abbandonati appunto per cambiare il genere di strutture. Lì all'interno, però è chiuso. Sì, è completamente chiuso, ma è gigantesco.
Guardate la struttura qua. Hotel Planinka era, sì. Andiamo a vedere se magari si riesce a sbirciare all'interno. Hanno tirato tutte le tende di tutte le stanze. Sono 3, 6, 7 piani di hotel. Mamma mia. Allora andiamo a vedere l'interno, se si vede qualcosa. Hotel nei Radi. Vorrei dire in vendita. No, è chiuso. Non si vede proprio niente, c'è tutto il riflesso anche dentro. Pensa che giro nell'hotel abbandonato. Guarda, si vede la statua là in fondo di un lupo sulla roccia. Siamo passati in paesino anche a fare un pochino di spesa. Abbiamo preso il minestrone surgelato per stasera. Il pane, un bel panozzo. Questo ha un peso specifico, ragazzi, che non vi dico. Cioè, esatto, questo facciamo a fette, lo mangiamo per un bel po' di tempo. Dura un bel po', guarda, sono quelli che non si fanno brutti. Mollacci, un poco. Sì, esatto. Comunque adesso riprendiamo la strada. Questo appunto è il centro del paesino. Le casette sono tipiche anche qua in pieno centro. Comunque adesso noi, dopo questa pausa diciamo fisiologica, Ecco. andiamo. La pestata. Vabbè, non è che dobbiamo parlarne così adesso, però. Di mucca mi sa, perché era bella grossa. Momento di fare benzina, così abbiamo anche un po' un dettaglio dei prezzi qui in Montenegro. Allora, il diesel costa 1,37 € e 1,45 € la benzina, quindi un pochino di più. Siamo comunque a cifre che sono un po' più basse rispetto all'Italia, però sono un pochino più alte rispetto al Kosovo, da dove venivamo. Altra cosa di cui ci siamo accorti è che il prezzo della benzina è uguale in tutto il paese, quindi tutti i distributori che abbiamo visto hanno esattamente lo stesso prezzo, quindi non vale neanche la pena stare a cercare delle offerte perché non ci sono, sostanzialmente il prezzo è uno. Noi in realtà stiamo cercando di fare sempre il pieno con il cubetto, così siamo tranquilli, anche perché poi andiamo nelle montagne e altro, non sappiamo quando sarà il prossimo distributore di benzina, anche se comunque le distanze sono molto brevi adesso, quindi vabbè, potremmo evitare, però per sicurezza teniamo sempre il pieno. Lasciata la strada nazionale per prendere questa strada secondaria, che è la strada panoramica del Parco Nazionale del Durmitor, che è il parco nazionale con le montagne più belle del Montenegro. L'abbiamo già vista da lontano ed è un gran bello spettacolo. Ci passiamo proprio in mezzo, ci aspettiamo di salire a 2000 e passa metri, quindi vabbè, adesso facciamo un altro momento Giuliacci. Lo faccio? Vai, fallo. Lo faccio? Vai, fai il Giuliacci. Addirittura la macchina dice 14 adesso, abbiamo dormito con 5. Attenzione perché le strade sono strette e si scusa il ragazzo, si scusa. Io aveva preso un po' larga, ecco. Piano, che è sempre meglio andare piano. Questa è la strada e quindi è un po' stretta. Sì, è molto stretta, in pratica ha una carreggiata sola, però è doppio senso di marcia e già si inizia a vedere lo spettacolo, va che montagne. Ma aspetta, io stavo dicendo del tempo. Aspetta, scusa, ma guarda che bello, altro che Giuliacci qua. Ok, scusa, vai, riprendi con Giuliacci. Si è aperto il cielo rispetto a ieri, fa un po' più caldo, però arriveremo comunque a quote alte. Questo dovevi dire, cioè tu stai per di sta cosa. Allora io torno a far vedere fuori, perché guarda qua un'altra rocciona, cioè proprio qua dietro le piante, perché ovviamente quando devo fare una clip ci sono sempre le piante in mezzo, guarda. Eccola, guarda che arriva adesso, sbuca qua alla nostra sinistra. Che vista! Primo stop, ragazzi, sembra un quadro, io ve lo dico subito, sembra un quadro quello che abbiamo davanti. Faccio un po' il ruolo di Paolo, la giro al 3, 1, 2, 3. Che strada è questa, ragazzi? Madonna mia, panorami incredibili. Il fatto che sia tutta spoglia la montagna per me è fantastico. Cioè, a me piace sia quando ci sono tutti gli alberi, sia quando invece si arriva ad alte quote, c'è questa brullatezza bellissima.
Questa strada noi oggi ce la stiamo godendo con il sole, tranquillamente, andando a una velocità che non è una velocità perché stiamo facendo tutta a 20 all'ora, ma ci sta perché ti godi tutti i dettagli di questo paesaggio che cambia ad ogni curva, e poi perché comunque si incontrano altri veicoli, quindi bisogna fare attenzione, ma dobbiamo pensare che in inverno è un po' un'altra cosa qua, diciamo, c'è un sacco di neve. È considerata una strada pericolosa perché comunque col ghiaccio, col freddo, col vento, con la pioggia, il fatto che sia così stretta, insomma, è pericolosa. Comunque mi rendo conto che ieri abbiamo detto il Montenegro ha le strade peggiori che abbiamo fatto finora, ma anche la migliore, devo dire, perché è sicuramente la più bella dal punto di vista paesaggistico panoramico che abbiamo fatto. Ma sono due cose diverse, anche un conto è la bellezza, un conto è lo stato delle strade. Vabbè, questa però è messa meglio di quella di ieri, questa è asfaltata, liscia, perfetta. Ma che posto, ragazzi! Questa parte è splendida, c'è tutta la vista su questa parte, questa conca che scende. Lì in fondo c'è anche un laghetto, là proprio nel bel mezzo di questa conca, e le montagne di fronte. Mamma mia, queste montagne sono incredibili. Narodni park, tako je, care, bravo. Ma da quando? Ce l'hai tu? Narodni, yes. 10 euro for what? Jeste, 1 person, 5, 2 person, 10. 10 euro. Ticket. There is a ticket for Nacionalni park Durmitor, vidite piševi tablo, vidi, koliko je tablo. Nacionalni park Durmitor. I'm just going to Plugine. Yes, bez tiketa ne može u Plugine. Tiket morate di imati. È un pochino frequentato in questa stagione il parco, e inaspettatamente, gentilmente, come avete potuto vedere, il signore ci ha detto che c'era un biglietto da pagare, 5 euro a testa, non lo sapevamo assolutamente che è l'entrata al parco nazionale. Diciamo che gliene avrei dati lo stesso, visto come ce l'ha urlato, cioè comunque dice nel dubbio, dagli 10 euro. Quindi allora attenzione, questa non è una strada normale, no, è proprio la strada che passa all'interno del parco nazionale, ne eravamo totalmente all'oscuro. Esatto, e questo è il bigliettino con uno stambecco sopra. Cavalli? Ci sono dei cavalli in libertà. Guarda che questo ci attraversa la strada adesso davanti. Furia! È nero, sì. Oddio, qua si è impallato qua davanti. Ma che bello, guarda com'è tutto impiastrato di fango. Attenzione perché è selvaggio, grosso? dici che un cane. No, cane. Un cavallo selvaggio, non lo so. Però gli piace rotolarsi nel fango, a quanto pare. C'è proprio il branco, sono una decina in tutto. Sono lì sopra, adesso se ne vanno. Dopo i cavalli qua ci sono le mucche al pascolo, e là in fondo si vede questa roccia che sembra molto più chiara di tutte le altre, anche perché ha i raggi diretti proprio del sole, ma proprio perché la roccia è un po' più sul bianco. Ce ne sono altri e questi sono proprio in mezzo alla strada. Ma sai che sono minacciosi? Sì, veramente. Ma quanto sono grossi! Madonna, guarda che roba. Quanti sono? Ma sono tantissimi, ma che belli. Ma che roba. Pazzesco. Passano vicinissimo. Pazzesco. No, ma che bellezza. Ah, ecco di chi è la cacchetta. Che c'è sulla strada? L'hanno appena rilasciata. Guarda, tutti si è fatta la coda sia da un lato che dall'altro, perché hanno fermato il traffico. Un altro branco. La parte più montagnosa l'abbiamo superata, adesso lascia spazio a questa che è un'enorme piana di campi, vedete, di erba da tutti i lati, e le montagne rimangono là dietro sullo sfondo.
Ok, ammetto che ho un po' strizza a scendere, però cosa c'è qua fuori? Ecco qua ragazzi, questo lago, siamo arrivati alla fine proprio del Durmitor National Park e questa è la vista in questo momento. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle tutta la bellezza e lo spettacolo di questi panorami, ma in realtà non è così ragazzi, continua fino all'ultimo chilometro. Allora, galleria scavata, sembra ieri, nella roccia, e usciamo dall'altra parte, c'è la vista sul lago Piva, che ha questo colore che non so, sembra finto, cioè guarda che colore ha. Ma cos'è sta roba ragazzi? Mamma! Guarda qua. Ecco, troppo veloce zio. Guarda là sopra. Siamo scesi all'altezza del lago e qui la strada passa proprio vicinissima. Il colore dell'acqua di questo lago ragazzi, mi ripeto, ma è incredibile visto dall'alto, ma anche dal basso non è niente male, devo dire. Bene ragazzi, con questa vista qua mi sembra doveroso chiudere il video. Non possiamo più andare avanti, no, non si può, cioè quando hai questa roba qua, cosa vai a fare? Cioè, cosa aggiungi? No, niente, no, basta. Finisce così ragazzi questo video e anche la nostra esperienza in Montenegro, perché siamo vicini al confine, quindi domani attraversiamo il confine. È stata una cosa velocissima questo passaggio in questo paese, ma c'è un motivo dietro. Cioè domani abbiamo un appuntamento. Da dentista? No, No. Per fortuna. Dal dottore? No. Neanche. Un bel appuntamento, una cosa bella. Quindi ragazzi ne parliamo poi nei prossimi giorni. Noi intanto vi salutiamo, ma mi raccomando, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le novità. Come avete notato sono tantissime. Ecco. Ciao ragazzi, alla prossima!